Ciao, benvenuto in questo video. Mi chiamo Francesco Rubinati, se ancora non mi conosci, e sto per mostrarti passo passo come creare le immagini 3D con quel bellissimo effetto di parallasse, di profondità che si vedono su Facebook. È iniziato un po', a popolarsi di queste immagini particolari e ti anticipo che richiedono un pochino di lavoro, però sono anche relativamente facili da fare, quindi vedrai che con un po' di pratica ci riuscirai sicuramente anche tu. E come esempio ho deciso di utilizzare questa illustrazione che viene dall'artbook egizio di Kemet che ho realizzato con il collettivo di artisti di Immaginaria, quindi c'è questa dea egizia Amat con le ali e tutta la città, il deserto. L'ho scelta perché ha una profondità abbastanza distante come orizzonte, come punto di vista, per cui ci permetterà di vedere questo effetto molto bene e rende meglio sulle immagini che appunto hanno questi oggetti molto distanti tra di loro. Ci servono due immagini per ottenere l'effetto. Una è quella originale che vedi qui, quindi il disegno, l'immagine o la foto di per sé stessa, e una mappa di profondità. Cosa significa? Significa che noi dobbiamo dire allo script, in questo caso di Facebook, quali sono gli oggetti più distanti e quali sono quelli più vicini, perché lui non può rendersene conto da solo, quindi gli servono delle informazioni in più. Questo si fa con una seconda immagine che va chiamata in questo modo underscore depth, eh, identico al nome dell'altro, però bisogna aggiungere come suffisso questa parola, insomma, con l'underscore, con il trattino. E l'effetto che dobbiamo, il modo in cui insomma comunichiamo la profondità è questo, cioè con la scala di grigio. Cosa succede? Che le parti dell'immagine che sono più distanti in assoluto saranno completamente nere, quindi se io ti metto adesso le due immagini una di fianco all'altra puoi renderti conto così facendo un confronto, quindi vedi tutta la parte che a livello di sguardo, di focale è più distante, è completamente nera, e poi man mano che ci avviciniamo fino qui alla punta delle ali della dea, diventa bianco, quindi le cose che sono in assoluto più distanti saranno nere, quelle che sono in assoluto più vicine saranno bianche. E poi cosa succede? Per ottenere un effetto, diciamo, ancora più 3D, più realistico, di profondità, possiamo andare a dirgli noi, in certi dettagli, dove andare a portare più avanti o più distante varie parti dell'immagine, quindi diversi particolari. Ad esempio, il ginocchio che viene sicuramente in avanti rispetto al resto del corpo, io vedete l'ho colorato aggiungendo del bianco, cioè non proprio il bianco, però andando a schiarire la gradazione di grigio che ho scelto per la sua distanza rispetto al punto di vista e alla posizione in cui, diciamo, virtualmente noi spettatori ci troviamo. E stessa cosa per alcune parti del tessuto nella parte bassa, oppure anche ad esempio le dita del piede che vengono un pochino in avanti rispetto alla caviglia. Ho fatto lo stesso ragionamento per l'hack e la parte, diciamo, dell'avambraccio, che lo porta un pochino più avanti sicuramente rispetto alla superficie dell'ala che vediamo dietro. E stessa cosa con l'altro braccio e con l'asta dello scettro, che vedete è leggermente più chiara, quindi più vicina a noi rispetto alle ali che fanno da sfondo in questo caso. E poi anche sul busto e sul volto ho dato dei leggerissimi, adesso ve li vado a zoomare, dei leggerissimi tocchi di colore un pochino più chiaro. Ecco, qui forse riuscite a vederlo molto meglio. Ora, qual è il modo più semplice e più veloce per ottenere questo? Io semplicemente ci ho messo veramente pochi minuti. Ho preso l'immagine originale che avete visto prima con proprio il progetto con tutti i vari livelli dentro al file di Photoshop, e ho creato
ripartendo da lei. Intanto ho diviso lei, adesso vi tolgo gli effetti, ecco, così, credevo di essere a posto, ok, ok, qui, ecco. Quindi cosa ho fatto? Ho separato lei completamente dallo sfondo. Sullo sfondo ho semplicemente messo il gradiente in questo modo, per cui nel punto in cui c'è l'acqua e le facciate degli edifici sarà rimasto più chiaro e dietro più scuro. Mi bastava semplicemente questo per avere, diciamo, l'effetto preciso di profondità. E poi abbiamo la dea, che a questo punto sono andata a colorare dicendo ok, la sua profondità rispetto allo sfondo, la sua distanza tra il punto più scuro, più distante dell'immagine e me che guardo, voglio che sia più o meno questo. Ora, cosa succede? Che se io la porto, se io schiarisco questa tonalità di grigio, lei sarà più avanti, se la rendo più scuro sarà più indietro, più distante da me. Quindi questo è il primo ragionamento che dobbiamo fare quando ci mettiamo a lavorare su queste mappe di profondità. E poi cosa ho fatto? Ho cominciato ad aggiungere il bianco, o meglio qualcosa di abbastanza simile al bianco. Questo è, vedi, un 90% di luminosità, quindi non proprio chiaro bianco puro, ma quasi. E sono andata a dipingere, sono partita dal punto che per me era il più vicino in assoluto, e quindi da qui dalla cima delle ali, in questo angolo qui, e poi sono andata ad aggiungere nelle altre parti in cui c'era bisogno, secondo me, di avvicinare un pochino, di dargli un po' di volume 3D, per cui appunto la gamba, il ginocchio, alcune parti del tessuto, anche questa zona qui dell'altra ala dove le piume magari si incurvano un po', vengono un po' verso di noi con la punta, e allora ho detto qui ci metto un po' di bianco per avvicinarle con l'effetto prospettico rispetto al resto delle ali. Ecco, questa è la prima parte che ho fatto, vedi che proprio è secca rispetto al resto, perché qua vengono proprio avanti e il resto rimane comunque un po' più indietro, però questa sfumatura che vedi sotto mi permette di dare quell'effetto di curva che poi ci darà anche quell'idea di 3D che ci serve dopo. Se l'immagine, scusami, la mappa di profondità che stiamo costruendo qui deve essere assolutamente in bianco e nero, solo gradazioni di grigio, per cui una cosa comoda è quella di, quando abbiamo finito di ragionare su questo discorso di profondità con i bianchi e neri, di assicurarci che sia in bianco e nero con questi livelli qui di black and white, quindi di bianco e nero, cioè questo ci toglie tutti i colori dall'immagine, se anche era rimasto, come vedi, qualcosa sotto, e con questo qui siamo sicuri che diventerà in bianco e nero perfetto. A questo punto le possiamo salvare, quindi avremo una JPEG che si chiama, nel mio caso, matte.deft, e quella che hai visto prima, ce l'ho ancora aperta, no, l'ho chiusa, ok, quella che hai visto prima, l'immagine originale, che si chiamerà matte e basta. Ora, la parte difficile praticamente è finita, perché noi adesso dobbiamo semplicemente andare su le foto di Facebook, le carichiamo tutte e due, come puoi vedere, insieme, e lo script a questo punto di Facebook si sveglia, eccolo qua, e farà lui tutto il resto. Con il dovuto tempo. Eccola qui. Vedi che l'effetto ha magari qualche piccolissimo artefatto qua e là, perché comunque è un'illustrazione, quindi è un'immagine abbastanza complessa, però rende nel complesso abbastanza bene. Quindi questo è, poi a questo punto puoi completare il tuo post, ed è esattamente tutto quello che devi fare. Se ti accorgi che c'è qualche artefatto, diciamo proprio brutto, qualche errore che lo script compie, non devi fare altro che tornare sulla tua mappa,
qui e andarlo magari a sistemare, fermo restando che comunque hai uno script, quindi magari non sarà mai l'effetto 3D proprio perfetto, perché chiaramente partiamo da due immagini piatte, quindi l'interpolazione e l'elaborazione che fa potrebbe presentare degli artefatti a prescindere da quanto noi siamo bravi e ci impegniamo a fargli la mappa. Però nulla ti vieta di avere, appunto, come ho fatto io, l'anteprima. Se c'è qualcosa che non ti convince, fai la prova, chiudi il post e a quel punto puoi sistemare la tua mappa di profondità e riprovare a caricare e vedere se c'è qualcosa ancora da correggere o se lo puoi eh, pubblicare subito perché insomma hai già risolto. E questo è tutto, non c'è altro che bisogna sapere sulle immagini 3D, diciamo, in parallasse di Facebook, per cui sta tutto magari, ecco, impratichirsi un po' con queste mappe di profondità in gradazione di grigio e dipingere un pochino di cose che ci servono per tirare fuori determinati dettagli rispetto al fondo, alla parte più distante e questo è tutto, quindi spero che ti sia stato utile e ci vediamo insomma sui social agli eventi nel prossimo video, speriamo prima possibile. Ciao ciao!